Alfa Romeo 1009 Super, versione speciale. E qui nasce il mito della Pantera. 1958, questi sono gli anni del boom economico ormai, quindi si può spendere un po' di più. Ecco queste prestigiosissime e potentissime vetture. Questa è la versione modificata. La prima cosa che possiamo notare è il parabrezza, è corazzato. Da notare che la tecnologia all'epoca non consentiva di sviluppare protezioni trasparenti curve, ecco quindi due pezzi rettilinei intercalati in uno spessore acciaio. Veniva modificato anche il tettino. In realtà tutta la vettura di serie veniva portata in una specializzata carrozzeria milanese dove venivano portate determinate modifiche. Il cittadino finalmente ha un numero a disposizione ed ecco la Pantera. La silhouette di questo disegno ricorda molto il design della vettura. Colore nero, il rombo del motore, i fari di notte giallastri, qui nasce il mito della Pantera. Gomme controllate, olio controllato, la sala operativa ha dato l'ok alla radio, tutto funziona, la macchina è perfetta. Anche questa notte cercherò di vigilare su questo quartiere che a volte faccio fatica a riconoscere. I ragazzi che incontro a volte le loro facce non sono mai quelle del giorno prima, ma anche questa notte vigilerò sul loro sonno. Dovranno vivere tranquilli e avere la possibilità di un futuro migliore. L'Alfa Romeo 1009 T è stata una macchina molto importante per la Polizia di Stato perché ha cominciato ad essere utilizzata in un periodo abbastanza particolare della storia italiana, un periodo in cui anche per via del boom economico cominciavano ad esserci molte più macchine utilizzate dai cittadini e di conseguenza anche dalla criminalità che si organizzava con delle macchine sempre più potenti, per cui anche la polizia, per far fronte a questa novità, chiamiamola, ha cominciato a dotarsi di mezzi sempre più performanti, sempre più veloci e di conseguenza ha ritenuto che una macchina utile a questo scopo fosse appunto l'Alfa Romeo 1900. Aveva come caratteristica questo colore nero, questa forma così affusolata, questa linea molto grintosa, molto sulla strada, che proprio sembrava una pantera in caccia. Aveva un vetro blindato che per l'epoca era una novità assoluta, era nient'altro che due cristalli con un montante in mezzo, perché la tecnologia dell'epoca non permetteva e non c'erano le conoscenze per creare un cristallo antiproiettile unico e curvo, quindi c'era questo doppio cristallo unito da un montante, aveva questi due fari aggiuntivi davanti gialli, aveva un tettino apribile dietro che consentiva al personale di uscire fuori per un conflitto a fuoco, quindi di sparare in posizione retta da dentro la macchina. E in più aveva a protezione delle ruote anteriori delle catene d'acciaio, una per ogni ruota, il cui scopo era quello di deviare eventuali colpi in una sparatoria, in un inseguimento, e di conseguenza questa macchina era diventata proprio un mito, proprio perché aveva tutte queste caratteristiche, questa grande velocità, la particolare abilità dei piloti che la rendevano una macchina assolutamente fuori dal comune. Roma in quegli anni, proprio per gli effetti della grande crescita economica in cui viveva l'Italia, stava cambiando, quindi si passava dalla criminalità di un tempo, la criminalità col coltello, la criminalità romanzesca, si passava alla criminalità che si dotava di macchine, alla criminalità che vedeva in questo crescente bisogno di denaro, quindi cominciavano a prendere piede le rapine con grandi inseguimenti e di conseguenza anche qualche sparatoria. Alla fine degli anni 50, in concomitanza con l'inizio del boom economico, c'è il passaggio tra quella che poteva essere considerata come un'Italia rurale, quindi un'Italia dei molti piccoli centri, a quella che invece si poteva cominciare a immaginare come l'Italia delle grandi città. Quindi molte persone si spostano dai piccoli centri, dalle campagne, per agglomerarsi all'interno di queste città che in modo molto rapido diventano sempre più grandi e sempre più contenitori di diverse personalità, perché cominciavano a raccogliere persone che venivano da ogni parte d'Italia. La polizia deve cominciare ad adeguarsi a questi palazzi che ogni giorno sorgevano, a questi interi quartieri che ogni giorno diventavano più grandi. E proprio in funzione di questo la polizia cerca di aumentare il proprio parco macchine, cerca di aumentare le prestazioni di questo parco macchine e le unisce attraverso un sistema radio.
Perché la criminalità era dotata di Alfa Romeo, che in quel momento erano le macchine migliori, le macchine più veloci, le macchine più belle, e quelle della criminalità avevano anche la possibilità di essere modificate, di avere delle caratteristiche particolari. Ad esempio era uso comune invertire gli stop, cioè nelle macchine dei banditi, chiamiamoli, avevano gli stop che anziché accendersi durante la frenata si accendevano durante l'accelerazione, proprio per creare confusione nelle macchine della polizia. Per guidare questa macchina non era sufficiente essere un poliziotto o tantomeno essere un poliziotto che guidava le macchine. C'era soltanto un gruppo ristretto ai quali veniva proprio consegnata la macchina. Tra questi piloti consegnatari soltanto un 10% era inviato a fare un corso di formazione e che si svolgeva a Modena o a Maranello, corso nel quale il consegnatario diventava pilota di alta velocità, in grado di sfruttare questa macchina dalle grandi potenzialità fino in fondo. Le strade erano molto più trafficate, molto più frequentate e di conseguenza anche il lavoro del poliziotto cominciava ad essere più difficoltoso, perché doveva avere la massima attenzione al fatto che nelle strade c'erano altre macchine e c'erano infinite possibilità di problemi o di situazioni in cui stare molto più attenti. La polizia, insieme all'Italia, cominciava a diventare da corpo piccolo a un corpo grande che potesse controllare e aiutare una popolazione che diventava da rurale a nazione. L'Alfa Romeo era un marchio di assoluta eccellenza non solo in Italia ma anche a livello internazionale, perché era un marchio che garantiva artigianalità ma anche massime prestazioni. Era allora considerata una macchina di assoluta efficienza e soprattutto superiori rispetto alla concorrenza, quindi la polizia ha deciso di dotarsi di questi veicoli proprio per questo motivo. Era una mattina dell'autunno del 1962, quando l'inaspettata visita in questura dell'allora capo della polizia Angelo Vicari mise in subbuglio tutti gli agenti della squadra mobile di Roma. Ragazzi, che cosa vi serve per acchiappare i rapinatori? Una Ferrari, eccellenza, rispose al vice brigadiere Armando Spatafora, già noto alle cronache per i suoi rocamboleschi inseguimenti a bordo delle Alfa.